Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi gli piace. In risposta anche a un commento di Fernando Morani sotto all'ultimo video che ho caricato, giustissima come osservazione, il calcio è di chi gli piace, ma esprimendo comunque un'opinione bisogna sempre argomentarla. Prima di cominciare ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanella delle notifiche, un bel like a questo video se vi piace questo contenuto, aiuta me a crescere il canale, mi fa piacere personalmente e ve ne sono grato. E andiamo direttamente al punto di questo video, ovvero la situazione verso Atalanta-Napoli. Vedremo la sessione di allenamento di ieri, commenteremo insieme cosa hanno fatto gli azzurri, i rientri dalle nazionali, come si sta preparando il Napoli e analizzeremo anche un attimo la situazione ADL, perché a quanto ho letto ieri ha avuto un intervento al menisco dal professor Mariani a Roma. Partiamo proprio da ADL, gli facciamo gli auguri di una prontissima guarigione. Intervento al menisco, a quanto si legge, riuscito al 100%. Il professor Mariani è un luminare, ha messo in piedi mezza Italia, ha operato mezza Italia, soprattutto a ginocchia di qualsiasi calciatore, e chi non è andato a Roma e si è affidato a qualcun altro, diciamo che non ha avuto lo stesso percorso riabilitativo di quelli che sono stati operati dal professor Mariani. Un applauso a Mariani e pronta guarigione al nostro presidente. Andiamo a vedere il Napoli come si è allenato ieri e cosa sta facendo. Sono tornati i nazionali e commentiamo la sessione di allenamento. Allora, la sessione di allenamento comincia così. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e Torello. Mi fermo un attimo perché prima, rileggendo tutti gli allenamenti dell'allenatore che c'era prima, dello staff atletico che c'era prima, il Napoli si riscaldava molto spesso a secco e poi non si faceva distinzione tra un calciatore di 1,90 per, che so, 85 kg e un altro di 1,65, 70 per 70 kg. C'è una differenza atletica secondo me importante, ma prima non veniva considerata. Invece adesso sembra che si sta tornando a come lavorava Sinatti, calciatore per calciatore, scheda tecnica per scheda tecnica, individuale, perché ovviamente muscolarmente non sono tutti quanti uguali, né tantomeno a livello fisico di altezza e di peso, quindi c'è bisogno di avere appunto una visione individuale a livello atletico per evitare gli infortuni. Successivamente il gruppo ha svolto seduta tecnico-tattica e partitina a campo ridotto. Ci ritorniamo un attimo sulla tattica perché ho una cosa da discutere con voi. Sono rientrati dagli impegni delle nazionali Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano, che hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Osimhen, Meret e Zielinski hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e successivamente allenamento individuale in palestra. Zielinski lo davano per finito col calcio pochi giorni fa. A quanto abbiamo letto dovrebbe anche partire titolare contro l'Atalanta, ma poi vedremo da qui alle prossime 48 ore come si evolverà la situazione, ma le notizie che arrivano da Castelvolturno sono più che positive per quanto riguarda il polacco. Questa mattina gratitissima visita di Di Lorenzo Insigne, scusate, che ha salutato la squadra e l'intero staff tecnico rivolgendo un sentito in bocca al lupo, eccetera, eccetera. Vabbè, è stato Insigne a Castelvolturno. Tanti saluti e grazie mille, lo dico io. Volevo tornare un attimo sulla seduta tecnico-tattica. Ecco, sulla tattica, non perché sto vedendo gli allenamenti o sono stato a Castelvolturno ieri, ma volevo solo esprimere la mia in base a una situazione per quanto riguarda come l'Atalanta affronta la fase offensiva avversaria. L'Atalanta ti affronta uomo, sempre. Quindi diciamo che c'è l'incognita di chi far giocare prima punta. Non sappiamo se Osimhen, ieri le notizie che parlavano di Osimhen lo danno quasi per guarito, potrebbe partire a Bergamo dal primo minuto. L'altro ieri aveva solo 30 minuti nelle gambe. Vedremo come si evolverà la situazione. Fatto è che in un'intervista del dottor De Nicola fatta post infortunio di Osimhen poche settimane fa,
De Nicola disse è un infortunio che si deve riassorbire al 100% prima di poter cominciare a forzare continuamente sul muscolo, perché è un infortunio tra virgolette infame, per il fatto che nel caso dovresti avere tu una ricaduta a tuo Osimhen, sarebbe molto più lunga della decenza di questo momento, scusate, in base all'infortunio che hai avuto. Quindi il Napoli sa perfettamente cosa fare, se poterlo schierare o meno. Mi auguro che lo capisca anche Osimhen, perché dal punto di vista caratteriale è un calciatore che appena pronto vuole dare il 200%, ci vuole essere sempre, vuole strafare, anche se non hai 90 minuti, cerca di portarli comunque a casa. In questo momento c'è bisogno di ponderare, ecco, le scelte del minutaggio, e ovviamente se ne hai 30 di minuti ne fai 30, se hai un tempo giochi un tempo senza strafare, perché il campionato è lungo e serve come il pane. Dal punto di vista tattico, dicevo, l'Atalanta ti viene a prendere a uomo, un po' come non è la stessa cosa, però il Napoli di Spalletti, quando la squadra avversaria arrivava a 5 metri dall'area di rigore, partivano le marcature a uomo tra i centrali di difesa e ti andavano a prendere la punta, l'esterno avversario, eccetera, eccetera. Gasperini più o meno fa la stessa cosa, è una fase difensiva diversa, però ti vengono a prendere a uomo, soprattutto sulla linea dei tre attaccanti. Quindi il punto è schierare Osimhen, nel caso Osimhen guarito al 100% e la può giocare dall'inizio. Io lo schiero, ma non perché deve giocare Osimhen perché è il più forte, per il semplice fatto che tra Simeone, Raspadori e Osimhen il nigeriano è l'unico che, marcato a uomo, può comunque sovrastare l'avversario per velocità, per fisicità e a livello atletico. Se invece vuoi sfuggire alle marcature, facciamo partire Raspadori dall'inizio, perché Raspadori è quel 9 che torna a centrocampo a prendersi il pallone, elude la marcatura con tanta corsa senza palla, dettando passaggi. Comunque su tutto, diciamo, su tutta l'area che racchiude la metà campo avversaria. Poi c'è la carta Simeone da poter sempre giocare. Non è che Simeone soffra tantissimo la marcatura a uomo, però tra i tre Osimhen non la soffre e Raspadori è il più mobile, quindi se Osimhen non dovesse partire dall'inizio, credo che comunque parta Raspa al centro dell'attacco, che ha fatto anche bene con l'Italia. Meno bene forse l'ultima uscita con l'Italia, ma l'abbiamo visto comunque un tantino fisicamente provato, avendo giocato la prima tutti i 90 minuti dopo 2 giorni di giochi, tutto il primo tempo. Va bene così, l'importante è che sono tornati a Napoli tutti quanti integri e che non ci sia nessuna scoria a livello di affaticamenti ed infortuni da queste nazionali. Il punto che io mi faccio, o meglio, il dubbio che mi creo, ma forse sarò io il solo, è Anghissà, ma non per la caratura del calciatore, perché Anghissà, statisticamente, o meglio, periodicamente, ogni volta che torna dalle nazionali, impiega dai 90 ai 180 minuti per ritrovare lucidità, ritrovare condizione o tra fusi orari, aerei e forse cambi climatici, diciamo repentini, ne soffre molto di più di qualche altro calciatore, perché comunque il recuperare da un fuso orario, da una partita dall'altra parte del mondo, è sì fisiologico, ma dipende anche dalla velocità del recupero nel personale del calciatore. C'è chi recupera prima, c'è chi l'accusa di più. Anch'issa anche in passato, ogni volta è stato impegnato con le nazionali, la partita di rientro dopo le nazionali è sempre stato un tantino poco lucido, quindi bisogna vedere. Poi io credo che venga schierato, perché Mazzarri comunque si affiderà all'11 tipo nel caso l'abbia tutto disponibile, ovviamente fatta eccezione di Meret in porta, perché l'infortunio di Meret
forse il recupero potrebbe essere un po' più lungo di quanto è stato pronosticato, l'infortunio non è così semplice come è stato descritto. Chi parla che tornerà a gennaio, chi forse a fine dicembre, non si sa, vedremo poi il decorso della situazione. Su Anghissà però hai diverse alternative. C'è un Elmas che potrebbe giocare lì, c'è Cajuste che lo dovresti far giocare, con la Svezia ha giocato, non ha fatto male nella prima uscita. Le alternative ci sono. Fatto sta è che credo che nel caso siano disponibili Mazzarri si affidi comunque all'11 tipo, ma per quanto riguarda le probabili formazioni ci entreremo poi domani, che mi auguro ci sia la conferenza prepartita per arrivare appunto ad Atalanta-Napoli. Vediamo se queste due cose tattiche su Anguissà e su Anguissà, come l'ho detto, su Anghissà e sulla marcatura uomo da eludere nella fase difensiva di Gasperini, ho ragione oppure ci ho visto male? Fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale e vediamo cosa succede. Aspettiamo ovviamente che ci sia anche la conferenza di Mazzarri per capire un po' di tutto, perché poi non ha mai parlato da quando è arrivato a Napoli, la conferenza non è stata mai fatta, quindi sarà bella. Mi auguro che sarà bella diciamo, nel succo della conferenza, con domande che mi auguro siano preparate ad hoc per il mister, cercando di sviscerare anche alcuni aspetti tecnico-tattici, perché il Napoli, se andiamo a rileggere tutte le sessioni di allenamento, in una settimana non c'è una sessione che assomiglia all'altra per esercizi. Già questo già mi rende molto più fiducioso di prima, perché io faccio sempre lo stesso paragone. Io andai a vedere le sessioni di allenamento prima del 31, 1 e 2 novembre, mi sembra, se non erro le date, 3 sessioni completamente uguali, e io non ho mai visto una squadra di Serie A che faccia 3 sessioni identiche per 3 giorni di fila. Quindi già questa diversificazione di esercizi e appunto partitelle, quando la partitella è a campo ridotto, quando si fa al limite una partita a metà campo, sono tutte cose che vanno ad influire inevitabilmente sulla prestazione della squadra poi la domenica quando si gioca o con la partita ufficiale che hai davanti. Detto questo, non mi dilungo ragazzi, iscrivetevi al canale, forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.